Ciao a tutti e benvenuti a Primo de Calcio. Il caso del giorno è qui c'è Kvaratskhelia e l'autentica agguato fatto dal suo procuratore in collaborazione con il padre del calciatore. Questa volta il Napoli è intervenuto tempestivamente, a differenza di quanto accaduto con il solito Giuffredi, che evidentemente è stato fonte di ispirazione per Mamuka Giugelli o come diavolo si pronuncia il suo nome. Io mi auguro che prima del comunicato ci sia stata una dura telefonata al rappresentante del Georgiano, ma non da parte del presidente, ma dai legali del club. Il Napoli da questi signori sta subendo un danno secondo solo al disastro sportivo, di cui Kvaratskhelia è tra i responsabili, più dei tre allenatori che si sono avvicendati in panchina, e questo riferimento è al padre di Kvaratskhelia che si è lamentato in merito. Tra un attimo approfondisco il tema, ma prima iscrivetevi al canale. A questo punto considerate l'esternazione, anzi gli attacchi frontali che i procuratori stanno facendo, spiegano esaustivamente i motivi della pessima stagione fatta dal Napoli. La squadra perdeva perché più di un calciatore era distratto da altre questioni. Evidentemente vincere lo scudetto ha fatto credere a qualcuno che meritava molto di più. Sicuramente il contratto da 10 milioni di Osimhen ha destabilizzato ulteriormente uno spogliatoio che già era una polveriera. Ancora una volta ricordo le parole in tempi non sospetti di Giuffredi. Il Napoli è una squadra di scontenti. Una squadra fresca vincitrice del campionato era scontenta. Una cosa del genere non si è mai vista. Per definire questi signori usano un'espressione spagnola. In Argentina si usa molto dire sin código. Questi signori che hanno infangato la maglia sono sin código. Una persona sin código è colei che tradisce un amico, che trama le spalle di qualcuno nonostante l'esistenza di un legame. E ciò è accaduto nel Napoli subdolamente durante il campionato e che adesso si sta palesando inequivocabilmente. Al signor Giugelli ricordo che il suo assistito nel 2022 giocava nel Batumi e che il Napoli è stata l'unica squadra che ha avuto il coraggio di investire su di lui. Se oggi Kvaratskhelia è un calciatore di fama internazionale grazie al Napoli che gli ha messo a disposizione un bravo allenatore, ma soprattutto una squadra forte all'interno del quale esprimersi al meglio. Adesso questo signore viene a dirci che se Kvaratskhelia resta in una squadra che non gioca la Champions perde un anno. Allora dico a Giugelli, ma se il Napoli non gioca la Champions, la colpa di chi è? Faccio i nomi, tra i primi della lista c'è sicuramente Kvaratskhelia che ha smesso di giocare a marzo del campionato precedente. È bastato un raddoppio di marcatura e il fenomeno è stato neutralizzato. Non è riuscito più a far ammonire gli avversari perché non avevano bisogno del fallo per fermarlo. È chiaro che il procuratore ha alle spalle un'offerta che supera la proposta di contratto del Napoli ed è altrettanto chiaro che la società X non è intenzionata a soddisfare le eventuali richieste economiche del club, che immagino sarebbero superiori ai 100 milioni. E sapete perché oggi non c'è una squadra disposta a pagare più di 100 milioni per Giorgiano? Perché ha giocato un pessimo campionato. È stato un calciatore normale. Giugelli dovrebbe aprire la bocca solo per chiedere scusa alla società per le prestazioni del suo assistito, che ha dimostrato di non avere personalità. Un calciatore con personalità non si scioglie alle prime difficoltà. Vado a concludere. Per me la cessione di Kvaratskhelia non sarebbe un dramma. Con lui in campo, così come con Osimhen, Ghizzati, Lorenzo, eccetera, non solo abbiamo fatto la miseria di 53 punti, tanti quanto il Torino, ma 4 in più del Genoa. Con questi signori super pagati che oggi hanno anche il coraggio di parlare, invece di nascondersi con la testa sotto la sabbia, il Napoli non parteciperà a nessuna coppa. Nonostante ciò, come da contratto, questi signori, frettolosamente giudicati eroi, sono stati pagati. Sono stati pagati nonostante abbiano provocato perdite economiche alla società. Il signor Giugelli riconosca le gravissime responsabilità del suo assistito, perché se l'anno prossimo non giocherà alla Champions sarà per colpa sua e dei suoi compagni, non del Napoli. Avete fatto il danno, adesso rimediate oppure portate soldi veri e andate il più possibile lontano. Io vi saluto sperando che qualcuno faccia capire agli agenti di restare al loro posto e che se vogliono decidere come e quando vendere i calciatori si comprino una squadra di calcio e investano il loro denaro. Ciao e alla prossima!